Salve a tutti, oggi volevo parlarvi della mia nuova idea che mi è venuta in testa ed eccoci con i pezzi tutti pronti per fare la fresatrice da tornio, personalizzata per il mio tornio. Ho deciso di fare il solo video di assemblamento perché altrimenti diventerebbe troppo lungo e lascio sotto in descrizione poi il link della costruzione passo passo, che diventa un po' palloso se uno non vuole stare ad ascoltare tutto, e comunque lascio il link dell'altro video. E questo è il colore che gli abbiamo dato, in blu cielo, uguale al tornio praticamente, e una bella verniciatura poliuretanica bicomponente, robusta. Come vediamo, questo qui ha un piede di 20 cm, che è esattamente come il letto del tornio, per una larghezza di 90 cm, che è il massimo che potevo fare per il mio tornio, perché il mio tornio è particolarmente corto e avessi potuto l'avrei fatto volentieri molto di più. E diciamo che questi piedi si alloggiano perfettamente, sono spianati e tutto, si alloggiano perfettamente sul lato del mio tornio, che è questo qui. Il lato del mio tornio è abbastanza generoso per la grandezza del tornio, 20 cm abbondanti, e si appoggia da una parte di qua, da una parte qui proprio all'estremità, e sfrutta il tutto, sfrutta il massimo spazio possibile. E addirittura dovrò togliere anche il mandrino, perché mi toglie oltre 10 cm, e sono 10 cm che sono preziosi. Poi ci sono tutti gli accessori, che questi invece li ho pitturati con un solo nero spray, la solita vernicina sottile, tanto per non fargli fare la ruggine, e ho preferito così perché se un giorno dovesse venire da modificare in qualche pezzo, almeno che sia una vernice che si tolga bene e si torna a fare il lavoro con facilità, diciamo. Ecco. Questo naturalmente va montato così come adesso sul tornio, in maniera orizzontale, e dopo qui ci vanno attaccati tutti gli accessori sotto, sopra e di fianco, per fare funzionare il meccanismo, che adesso andiamo ad assemblare. Adesso vi faccio vedere anche la parte sotto, vi faccio vedere. Ecco la parte sotto, questa qui praticamente. Qui ci sono i 4 perni che tengono fermo tutto l'ambaradam. Qui ci sono i suoi piedi, che chiaramente sono levigati e torniti sul tornio, e baciano perfettamente il letto del tornio senza tentennamenti. E cominciamo ad andare a montare qualche accessorio. Ecco, questo è il gruppo che sostiene il pilone telescopico della fresa, diciamo che è il gruppo principale, diciamo, e questo serve alla stessa curvatura del pilone principale, praticamente lo copre perfettamente, con un fuoricentro qui, che viene azionato da quella cam qui, viene azionato, e la cam manda avanti lo spinotto, e lo spinotto ha il compito di bloccare lo statuffo telescopico senza rovinarlo, però energicamente. Adesso vediamo di ingrassarlo e di montarlo un pochino, di montarlo come si deve. È quello che serve per bloccare il tutto. Adesso vi faccio vedere in un'altra maniera. Ecco, dentro lì si vede perfettamente il movimento. Alzando va a 0, praticamente un po' meno di 0, e abbassandosi viene fuori quel tantino che serve per bloccare lo statuffo. Senza rovinarlo, soprattutto. Ecco, adesso stiamo mettendo su i dadi contro dadi,
per mettere sul piastrone lì il gruppo, perché chiaramente, per quanto abbia cercato di fare preciso il telaio, è comunque un telaio saldato, quindi delle differenze sicuramente ci sono, e mi vuole la regolazione dopo da poter regolare l'asse della fresa sia di qua che dall'altra parte praticamente. Adesso mettiamo sul gruppo e poi lo fissiamo. Poi andiamo a tirarlo. Chiaramente adesso lo tiriamo così come viene, e dopo invece quando sarà posizionato sul tornio andiamo a fare la regolazione millimetrica, centesimale per meglio dire. Ecco, questo qui è lo stilo. Ho cercato di farlo venire il più liscio possibile, con le mie possibilità chiaramente. Chiaramente c'è già dentro il perno centrale, c'è già dentro. Ci va attaccato o il mandrino o il portapinze, dopo lo vediamo. Ecco, adesso andiamo a infilarlo dentro il gruppo, praticamente. Vi giro la telecamera così vedete anche voi, giustamente. È un po' pesantino. Ok, praticamente è perfetto, quasi esente da giochi, e poi col blocco si va a bloccare e diventa un macigno diventa. Ecco, adesso abbiamo raddrizzato tutto lo scafandro, abbiamo raddrizzato, e da qua si vede benissimo come, adesso mollo il freno, si vede benissimo come lo stelo corra alla perfezione, anche senza lubrificante. Si blocca e diventa un macigno. Andiamo avanti con gli altri accessori. Qui nel telaio c'è già, nella parte alta c'è già la sede per un giunto angolare fatto asolato, chiaramente, che si possa spostare leggermente in base all'inclinazione di questo qui, e andiamo a montarlo. In demolizione ho smontato da una macchina vecchia questo giunto angolare che fa proprio il caso mio, ha molti anni, ma praticamente ha lavorato pochissimo perché l'ho aperto e gli ingranaggi sono nuovi praticamente, e l'ho pagato niente praticamente, e fa proprio il caso mio. Ci ho poi fatto un manicotto qui di collegamento, e ci ho messo su e ci ho fissato un esagono di 15 che avrà il compito di dare poi trazione e movimento all'asse principale. Andiamo a vedere. Questo va montato dentro qui, così. Ecco, adesso abbiamo semi fissato in quel giunto qui angolare. Poi lo stringiamo quando mettiamo su il cappello, che ci dà la posizione precisa. Prima non possiamo, però nel frattempo possiamo mettere su questo qui, che è la continuazione del giunto angolare, che mi porta l'albero fuori, mi porta. Qui c'è il manicotto che va attorno al giunto angolare, che sarebbe una copia di questo praticamente, e col suo albero, col suo cuscinetto, e il suo porta cuscinetti che va qua. Ho dovuto fare chiaramente la parte interna molto scorrevole, perché questo qui, per poterlo inserire, devo inserirlo dall'interno, quindi deve scorrere e va in precisione sulla parte dove deve lavorare chiaramente. Andiamo a montarlo. Ecco, adesso andiamo a montarlo. Lo facciamo uscire da questa parte qui, lo facciamo uscire. Questo scorre, quindi non c'è problema. Quindi andiamo a prendere l'asolina dell'alberino. Ecco, direi che così andiamo bene. Qui ci vanno i grani fatti
che vanno nella gola, chiaramente. Che va anche lui. Però li tiriamo bene tutto alla fine. Qui blocchiamo l'asola, adesso ci lasciamo un po' di gioco, ma blocchiamo la sede qui del cuscinetto in linea. Una. La metto un po' più in qua. Due. E un'altra 3. Anche questo lo tiriamo dopo, quando abbiamo sistemato tutto l'altro baradam, e comunque già si vede che da qua si dà motricità a tutto il resto. Bene, andiamo avanti. Chiaramente questo gruppo non possiamo alzarlo ogni volta a mano, quindi dobbiamo fare un meccanismo che possa sostenere lo tartufo principale, che è molto pesante. Quindi ho fatto questo alberino con due cuscinetti qui in sede praticamente, e la coppia di ingranaggi 90 gradi, e questo qui che mi permette l'avvitamento e la sospensione. È un doppio bullone che ho fatto chiaramente a un passo di 2, quindi si fa bene fare i calcoli, si fa bene, e a montarla. Andiamo anche questa va montata direttamente sul gruppo principale qui sotto. Andrà così. Siccome dopo la fine si andrà una polleggia qui e una polleggia qua che dà trazione a questo, è ovvio che io non posso mettere una cinghia di trazione qui e lavorare per tutta la lunghezza sperando che non faccia difetto. È ovvio che fa difetto, quindi ho dovuto fare un blocco di autosostentamento praticamente, che sarebbe questo qui. Ecco, qui la capsula, qui incapsula perfettamente il perno centrale, incapsula. Questo qui incapsula il piantone centrale, copre il cuscinetto dal polvere, che lo lascia venire fuori appena con un po' di tolleranza, in maniera che non va dentro polvere e residui. Ci sono 6 grani, in modo da sfalsati, in modo da non deformare lo stelo principale e avere la massima tenuta ugualmente. E qui abbiamo l'esagono che va dentro, che prende motricità dallo stelo esagonale, che praticamente prende solo motricità, ma non forza, sull'asse non forza. Andiamo a vedere, se guardiamo se riusciamo a infilarlo bene. Guardiamo, mettiamo questo dritto, questo qui, ecco lì, è già infilato praticamente, questo va lì e questo scende giù. Adesso mettiamo tutto come Dio comanda e poi lo fissiamo bene. Va bene. Adesso andiamo a fissare tutto sotto, e qui avrà tutto esattamente. Questo qui a sua volta andrà montato là. Adesso lo facciamo scendere, lo facciamo prima. Centriamo il bullone che dovrebbe reggere il tutto. Eccolo lì. E ci mettiamo la sua vite superiore.
perfetto. Così girando questo stelo in teoria dovrebbe già andare su, dovrebbe, così scende dall'altra parte, sale. Andiamo a fissare tutto bene, poi ci rivediamo. Fissiamo la boccola di alzata, bene, perfetto. Ho messo anche due dati così per comodità per adesso e possiamo già vedere se funziona oppure no il meccanismo. Eccolo su ed eccolo giù. Ok, adesso che è tutto giù facciamo le regolazioni e ci rivediamo più tardi. Ecco, adesso togliamo la carta da questa sede dal cuscinetto. Ok. Volevo dire che naturalmente per tante cose ho dovuto ricorrere alla saldatura, sia qua che in altri pezzi, però ogni cosa è stata tornita e spianata dopo la saldatura, quindi sono perfettamente perfetti sono. Ecco, questo qui lo mettiamo in cima, questo qui, che non ci sarebbe neanche bisogno, però è sempre meglio avere in cima all'albero di trazione, è sempre meglio avere una doppia sicurezza, è sempre meglio avere. Ci andiamo a mettere il suo dado, ci andiamo a mettere, adesso lo troviamo, eccolo qua, non lo trovavo, ecco, per tirare questo qua facciamo andare tutto sullo stelo, così abbiamo una misura reale superiore. Alla fine che comanda tutto sempre lo stelo, così va giù, facciamo andare su. Ora mi sono dimenticato un particolare, quindi torniamo a abbassarlo, torniamo e torniamo sui nostri passi e torniamo. Ok, torniamo a togliere questo. Dobbiamo prima mettere le pulegge. Andiamo a tirare 3 grani, ho fatto anche le incisioni nel piccolo mozzo. Mi sembra che andiamo bene. Eccoli. E poi ne mettere addirittura finché ci siamo anche l'altra sull'albero principale. C'è già la chiavetta, c'è già, la lasciamo lì, la chiavettina al suo posto. E voilà, quindi ci siamo. E a questo punto ci conviene anche mettere dentro già la cinghietta, ci conviene, così il lavoro è fatto. Dopo dietro ci va il regolatore per la cinghia, ci va il tensionatore,
Ok, ecco, questo qui adesso, nonostante sia in tiro, non tira sull'albero, non tira perché l'albero rimane libero praticamente, rimane di correre su e su. Se non avessi fatto questa operazione, adesso farebbe sull'albero e farebbe fatica a correre e si mangerebbe soprattutto. Adesso sì che possiamo mettere sul cappelletto sopra, tutto quello di prima. Ok. Torniamo a mandare su tutto così abbiamo una misura il più vicina possibile a quella reale. Ok, e tiriamo anche quel bolloncino qui. In realtà questo bollone deve tenere solo la distanza, non deve tenere di qua di là, quindi uno più che sufficiente, perché il comando della distanza è sempre questo. Ok, a questo punto possiamo mettere su il volantino. Qui c'è l'ingranaggio per il volantino. Adesso finiamo di togliere la carta gommata. Ecco, questo qui è la controparte dell'ingranaggio a 90 gradi che per far andare l'albero di alzata. Due cuscinetti, la chiavetta chiaramente, dopo qui ci vuole il volantino. Questo, come tutti gli altri, è stato saldato, però è stato tenuto all'interno e spianato il piastrino qua e dopo la saldatura, quindi tutto perfetto. Andiamo a montarlo, un po' di grasso anche qua. Ho notato, perché chiaramente il lavoro era già montato, no? E l'ho smontato sopra la verniciatura, ho notato che è piuttosto rumoroso questo ingranaggio. Spero che col tempo, d'altronde è roba cinese, c'è poco da fare. Spero che col tempo si smussi un po' gli angolini, che diventi meno rumoroso. Questo va montato praticamente qua e va a baciare l'altro cuscetto che c'è dall'altra parte, l'altro ingranaggio che c'è dall'altra parte. Troviamo i bolloncini, sono 1, 2, 3 e 4. Andiamo alla ricerca di 4 rondelle. Ho trovato 4 rondelle piane, non ho trovato le groove, ma non fa nulla per questo fissaggio. Questo l'ho fissato qui. Adesso ci mettiamo la sua chiavetta sull'alberino. Adesso che abbiamo fissato la sede, ci mettiamo il suo volantino. Ok, rondella, altra rondella, dice 7. Ok, perfetto. Dopo darò un po' di grasso anche qui sulla per farlo lavorare meglio, vedere che non ci sono problemi. Blocca, quando è bloccato questo non scivola più. Benissimo. Adesso andiamo a mettere anche la puleggia laterale, quella esterna.
Bene, adesso giriamo tutto il blocco, mettiamo il tendi cinghia superiore qui e possiamo mettere anche già questo. Questo l'ho fatto in modo molto semplice, magari dopo lo cambierò, ma per adesso va bene così. Metti va avanti e metti in tensione la cinghia. Quello dietro, adesso giriamo tutto. Ecco, questo qui è il tendicinghia che va a premere qui, praticamente, due cuscinetti e il fermino. Ok, così girando così, questo mette in tensione tutto il resto. Poi dalla via che è girato ci attacchiamo anche il calibro qui sopra per il calibro. Questa va attaccata qui, qui ci mettiamo un cavallotto, ci mettiamo così fa la sua piega naturale senza andare, quando sarà tutto su sarà così, facciamo andare di là così, no, andiamo di qua, così, ok. Vediamo se arriva dappertutto senza tensioni. Ancora molle, ok. Ok, anche qui ancora molle, siamo perfetti. Adesso facciamo fare il giro a questo cavo e poi lo tiriamo fuori dall'altra parte, lo tiriamo fuori. Guardiamo dove passarlo, guardiamo. Ecco, il filo della striscia qua è abbastanza a posto di questo calibro. Torniamo a girare il pezzo e vediamo di là. Ecco, siccome che adesso noi qui dobbiamo metterci questo strumento, qui li mettiamo,
e sarebbe sempre, non sarebbe mai, cioè, ha la calamita ma non sarebbe mai fermo. Allora ho fatto una cornice tutta di metallo praticamente, con dietro tutte le varie scanalature per il passaggio dei fili e quant'altro. Tac tac tac, e la mettiamo qui, così se anche dovesse prendersi conto con un ferro o con qualcosa, sicuramente ripara tutto, ripara. Allora mettiamo su questo così, col suo spinotto, che andrebbe messo qui, poi mettiamo su questo qui, praticamente sopra, e ci infiliamo le viti. Andiamo dove foratura, che ne aveva fatte due, una un po' più alta e una un po' più bassa. L'altro però non mi piace qua, facciamo andare di sopra. Ok. Ecco, così siamo sicuri che se prende anche una botta o di qua di là, lo strumento rimane riparato. Qui ci mettiamo le sue frocelline, questa è la sua frocellina originale di fissaggio, andiamo a metterla. Ecco, abbiamo completato l'installazione del calibro digitale, qui si accende. Ecco, tanto per dire, io scendo giù, metto l'utensile a toccare il pezzo, metto 0, poi se voglio scendere, non so, 5 mm, tanto per dire, scendo giù, beh, quello che è, adesso poi si blocca e la lavorazione si fa sul posto praticamente. È molto comodo. E questo chiaramente fa solo l'asse verticale, poi l'asse longitudinale trasversale ci pensa il tornio che con i suoi avanzamenti automatici. E andiamo avanti così. Abbiamo dato un po' di olietto qui sullo stelo, appena appena, un po' di spray, che non fa mica male. Adesso qui dobbiamo decidere cosa mettere. Noi possiamo mettere sia un mandrino da 80, a 3 griffe, e sia il portapinze, che anche questo è stato modificato per avere lo stesso pacco praticamente, che io potrei mettere sia questo che questo qui. Adesso andiamo a mettere magari questo qui, andiamo a mettere e vediamo. Dovrebbe essere qua, naturalmente precisissimo, sto su da solo. Possiamo mettere anche questo, abbiamo detto. Questo qui naturalmente c'è anche le griffe rovesce, se voglio prendere un pezzo un po' più larghino, e dovrebbe fare molto comodo, dovrebbe fare. Allora, per ancorarlo sul tornio, io ho fatto questi due zoccoloni, che sono di 30 mm praticamente, che vanno messi sotto alle guide del tornio, che con un solo bullone dovrebbe tenere fermo, un solo bullone per piede, dovrebbe tenere fermo il tutto, proprio per velocizzare le operazioni di montaggio. Poi, siccome che quando azionando il blocco freno qui, molto spesso andiamo vicino con la mano alle cinghie, e potrebbe essere pericoloso, potrebbe essere magari in un momento di distrazione, potrebbe essere che ci prendo conto, mi prende dentro la mano e mi farei del male. Allora ho fatto un calter da mettere qui, di protezione, che va messo così, con 4 piccoli volantini.
anche questo verniciato con la bicomponente poliuretanica per dargli una bella solidità. E voilà. Non ci rimane che andarlo a provare sul tornio, vederlo al lavoro e avanti. Ecco, abbiamo liberato tutto il letto del tornio, abbiamo tolto il mandrino, tolto il controtesta e tolto anche il portautensili. Abbiamo tolto la morsa perché per adesso non ho ancora fatto il piano scanalato, lo farò dopo le ferie perché ormai è tempo di ferie e è un lavoro che richiede un po' di tempo, lo farò dopo con più calma, è inutile fare le cose con fretta. Nel frattempo però ho già posizionato la morsa, che quasi sempre si userà solo questa, si userà perché è molto più veloce da sistemare, è già praticamente perfetta. Ecco, anche dall'altra parte. Adesso guardo se riesco a farvela. Spero che si veda, fai vedere. Ma così non si vede niente. E la metto così. Ecco, come si può vedere non ha il minimo tentennamento, è praticamente perfetta. E adesso montiamo, togliamo il comparatore, da qua togliamo. E mettiamo sulla puleggia. Questa puleggia, come già vi avevo accennato, ha un cono di 5 come l'interno del canotto del mio tornio. E chiaramente questa operazione, lo ripeto, ho fatto questa operazione per recuperare lo spazio del mandrino, perché altrimenti mi ruberebbe 13 cm, invece così siamo quasi a zero praticamente. Quindi basta inserirlo e col cono si blocca ed è già bloccato, già a posto. Ci sarebbe anche la clausola da poter usare il filtro interno da tirare dall'altra parte, ma non serve, rimane fermo, quindi per me basta e avanza per me. E niente, adesso andiamo a prendere, anzi ci sono i pattini, che adesso li mettiamo su, questi qui che sono i pattini che vanno sotto le guide, sono perfetti, e voilà, uno va qua, questi sono perfettamente in guida come l'interno e come la parte sotto, non hanno gioco praticamente, come si può vedere, uno va di qua e uno va di là per fermare tutto l'ambaradam. Andiamo a prenderlo. Ok, togliamo questo qui. Ecco, adesso ci andiamo a mettere il fissaggio dei due bulloni qua, sugli zoccolini. Uno qua. E uno di là. Andiamo a tirarlo, è già in posizione praticamente. La distanza è giusta, ok? Ok, qua diventa un macigno, diventa praticamente, non si muove, non vibra, non fa nulla. Adesso mettiamo sulla cinghia qua, una cosa abbastanza, ok, vediamo appena, mettiamo appena un po' in tensione, ok.
Adesso per farvi vedere, solo per farvi vedere, tolgo il carter qui di protezione, così si vedono tutti i meccanismi. Ok. Ecco, così praticamente potrei già accendere il tornio e avrei tutte le lavorazioni che posso fare sul tornio, me le ritrovo praticamente qua, passo 1-1, diciamo. Vediamo. Onda, sale, e così ho tutto l'avanzamento. Questa è la più veloce, il 1800 giri, come torno praticamente. Qui c'è l'accensione per fare l'altezza su e giù, chiaramente, l'abbiamo già visto, l'abbiamo. Poi si blocca e si fa la lavorazione. Andiamo a provare a fare un pezzettino, dai. Ho trovato questo blocco di ferro, un po' arrugginito. Adesso vediamo di dargli una spinata, se riusciamo. Lo mettiamo lì. Lo blocchiamo in morsa. Ecco. Mettiamo su quell'utensile qua, naturalmente autocostruito. Qui non c'è niente di non autocostruito. Andiamo al blocco, se trovo la chiave. Ecco, adesso abbiamo posizionato il pezzo di ferro, scendiamo fino qui praticamente, ecco là, qui c'è lo 0 e facciamo lo 0. Ci spostiamo con la macchina. Non sono ancora molto pratico perché è la seconda volta che lo uso praticamente. Ecco, qui c'è lo 0, quindi è il punto, qui è il punto originario. Adesso scendiamo di un po', scendiamo, facciamo, adesso non so come si deve fare, quindi come sta a fare una passata leggera, conviene, poi vediamo, anche perché non conosco ancora i limiti di questa macchina, quindi vediamo un po'. Ecco, come si vede abbiamo già tornito, già spianato, ecco la prima spianata, già con una è venuta quasi perfetta, direi, già con una spianata di meno 2 mm praticamente, come si vede fa da specchio, quindi quando il pezzo fa da specchio vuol dire che è piuttosto liscio e chiaramente non sarà la perfezione, non sarà una macchina industriale, insomma, bisogna un po' anche accontentarsi. E posso fare tutte le lavorazioni che voglio. Chiaramente ho 20 cm sul traverso e tutta la lunghezza longitudinale, quindi posso fare 1000 lavorazioni, freso, non freso. Questo qui posso
l'alzata posso abbassare e alzare senza andare a interferire sulla tensione di questo albero praticamente. Adesso ve lo faccio vedere in moto bene, sto attento a non fregarmi le mani. Ecco, parto tipo da qua, arriva lì, da lì si sposta all'interno, al giunto si sposta all'esagono. L'esagono dà trazione a quella puleggia di 80, a sua volta rimanda tutta la coppia sull'albero del perno principale. E naturalmente porta il tutto giù in fresatrice. Questo qui, come vediamo, noi possiamo alzarlo e non ripercuote per nulla, o abbassarlo e non ripercuote per nulla sull'albero che dà trazione. Ecco, adesso lo spegniamo. Qui c'è il blocco naturalmente per bloccare il tutto, qui c'è il calibro digitale per fare tutte le varie misurine. Noi quando mettiamo il pezzo lo mettiamo 0 e poi dopo in base all'altezza, si muove il freno, in base all'altezza regoliamo 1, 2, 3, quello che ci serve. Le altre misure le abbiamo tutte già sul tornio, che grazie al visualizzatore digitale abbiamo il controllo totale praticamente, sia il trasversale che longitudinale, e abbiamo una fresa completa. Ecco, ricordo sempre che per chi vuole vedere tutti i pezzi, la costruzione dei vari pezzi passo passo, vi lascio il link in sottoscrizione, per chi ha la pazienza di andare a vedere, perché è un lavoro abbastanza lungo. Ho iniziato che si stava bene col grembiule e devo ancora finire, perché devo ancora fare il piano scanalato da mettere qui. E siamo già in tempo di ferie, quindi adesso pensiamo alle ferie e poi penseremo al piano scanalato. E comunque la fresa funziona, la fresatrice funziona. L'importante è che funzioni, non pensavo nemmeno io che fosse così rigida, così esente da vibrazioni soprattutto, perché è sempre un telaio tubolare, anche se molto spesso molto robusto, è pur sempre un telaio tubolare, ma ho visto che lavora molto molto bene. Io direi che siamo a posto e buona fresatrice a tutti. Saluti!